Buongiorno amici, buongiorno professor Corrias, ciao Matteo. Ciao Mauro, buongiorno a tutti. Come al solito siamo qui a farci le nostre belle, interessanti chiacchierate. Oggi iniziamo, direi, con una affermazione perentoria. Gli dei romani rivelati, che è perentoria, veramente, è intrigante ed è anche suggestiva. Però per certi aspetti, rispetto a delle cose che abbiamo detto nei video precedenti, può teoricamente anche apparire contraddittoria, perché tu ci avevi parlato riccamente delle religioni arcaiche, cioè delle cosiddette religioni pre-assiali, che avevano, sì, appunto, delle caratteristiche particolari. Una di queste era l'immanentismo, cioè la, direi, quasi totale o assoluta assenza del concetto della trascendenza. L'altro aspetto era l'assenza di fede, che è quello di cui tu ci hai parlato nel tuo lavoro precedente, il cui titolo addirittura è Prima della fede, e anche come terza caratteristica l'assenza di una sorta di rivelazione delle divinità, rivelazione che è un concetto che invece è ben conosciuto e diffuso, anzi direi che è la base della religione rivelata per eccellenza, che è il cristianesimo. Ecco, puoi dirci di più, anzi, dici di più rispetto a questo titolo, e così introduci il discorso in merito ai contenuti di cui parli in questo saggio, appunto, Gli dei romani rivelati, pubblicato dalla casa editrice Tuti. Siamo qui apposta, sì, perché effettivamente capisco che soprattutto per chi venga dalla lettura dei miei precedenti lavori, un titolo come quello che ho scelto di dare a questo mio ultimo lavoro possa apparire quantomeno, insomma, bizzarro. Allora, voglio precisare intanto che questo mio ultimo libro, che esce appunto per i tipi della casa editrice Tutti, come il mio ultimo prima della fede, è un libro che, diciamo, è una nuova edizione di un saggio che io ho già pubblicato nel 2017, ma si tratta di un lavoro profondamente rivisitato nella forma e nell'impianto concettuale, nell'impianto di metodo soprattutto. Si tratta di una revisione alla quale ho dovuto sottoporre quel mio saggio di qualche anno fa, alla luce soprattutto delle importanti acquisizioni alle quali già tu facevi riferimento quando ti riferivi alla distinzione tra le religioni pre-assiali e le religioni post-assiali. In effetti, ora questo è un discorso anche abbastanza complesso che non avremmo oggi il tempo di ripercorrere qui, ma è un discorso che abbiamo già presentato in maniera piuttosto ampia e dettagliata in un video che abbiamo pubblicato l'anno scorso, La rivoluzione assiale, così si intitolava, nel quale con insomma, abbondanza di prove documentali cercavo di spiegare come la storia dell'umanità dal punto di vista delle capacità cognitive abbia subito in un periodo piuttosto ampio, quindi difficilmente circoscrivibile in maniera puntuale, però un periodo che va tra il IX e il III secolo a.C., abbia subito appunto una vera e propria rivoluzione. Una rivoluzione favorita in particolare dalle alterazioni che l'introduzione della scrittura e quindi la nascita di una vera e propria civiltà della scrittura ha introdotto nelle possibilità cognitive delle varie civiltà umane in cui la scrittura si è consolidata, ecco, come strumento principe di produzione linguistica. Ecco, quindi non si tratta semplicemente dell'introduzione della scrittura, di sistemi di scrittura, ma del consolidamento dell'uso della scrittura fino a punto che possiamo parlare, come dicevo, di civiltà della scrittura. E dal punto di vista della storia delle religioni, l'effetto più significativo di questa rivoluzione è la nascita delle cosiddette
religioni trascendentaliste, appunto. Sono le religioni che Pettazzoni chiamava le religioni moderne, sono religioni fideistiche, dogmatiche, appunto, che prevedono dunque, soteriologiche, che prevedono dunque una tematizzazione di carattere astrattivo. Le religioni antiche non avevano questo carattere, quindi neppure la religione di cui ci stiamo occupando oggi, cioè la religione romana, aveva questo carattere. Ora, il concetto di rivelazione effettivamente è uno dei concetti più e meglio caratterizzanti delle religioni moderne, che sono legate intanto a un'immagine trascendente della divinità, che quindi per essere in qualche modo avvicinata dagli esseri umani può fare soltanto una cosa, cioè rivelarsi, offrire cioè agli esseri umani, incommensurabili per natura, per capacità, per possibilità rispetto alla divinità stessa, ecco, offrire, dicevo, all'umanità, all'uomo, alla società umana, cui si rivela, gli strumenti per raggiungerla in qualche modo. Ecco, lo strumento, diciamo, attraverso cui l'uomo può raggiungere la divinità nei sistemi delle religioni rivelate è il libro. E questo è qualcosa che ci è assolutamente familiare attraverso il cristianesimo, ma lo stesso vale per l'Islam, ad esempio, e per altre religioni di questo tipo. Ora, diciamo pure che non ha proprio senso parlare di rivelazione in riferimento alla religione romana. E questo perché intanto non c'è nessuna rivelazione, ma più profondamente direi che per i romani il divino non era una dimensione che si doveva raggiungere attraverso, come dire, un percorso ascensionale, percorso di risalita più o meno difficile attraverso gli strumenti della meditazione sul libro della divinità. La divinità era parte integrante dell'esperienza quotidiana degli esseri umani. E questo non in senso metaforico, nel senso proprio fisico dell'espressione. Cioè gli dei occupavano gli stessi spazi che occupavano anche gli uomini, vivevano all'interno della stessa civitas, avrebbero detto i romani, condividevano con gli uomini le esigenze, i bisogni, appunto dicevo gli spazi, al punto che nella concezione romana gli dei e gli uomini erano sottoposti alle stesse leggi. Esisteva un'intera parte del diritto pubblico romano che era lo ius divinum, il diritto divino, che normava appunto i rapporti tra la parte umana e la parte divina della civitas. In quest'ottica, quindi, il rapporto tra divinità e esseri umani nello spazio condiviso della civitas era un commercium, si direbbe in latino, cioè uno scambio. Uno scambio, attenzione, questo è un punto nodale, dal quale traevano ugualmente vantaggio gli uomini, che si avvantaggiavano appunto della tutela, della protezione, della benevolenza degli dei, ma anche gli dei. Gli dei che ricavavano da questo contatto, da questo commercio, potremmo dire, con gli uomini, qualcosa che a loro piaceva e qualcosa addirittura di cui loro avevano bisogno. Ecco, un'analisi più attenta del sacrificio, che è il fulcro di tutto il sistema cultuale romano, ma questo vale in generale per tutte le religioni antiche, lo sappiamo, ci mostra molto chiaramente in che senso sia vero che gli dei gradivano il sacrificio, ne avevano bisogno delle cure e delle attenzioni degli esseri umani. Ecco, allora diciamo pure che ho voluto giocare sul significato del termine rivelazione, perché in realtà non si tratta, nel contesto della religione romana e quindi in questo mio libro, di una rivelazione degli dei agli uomini, ma si tratta di una rivelazione degli dei che è stata resa possibile, con tutti i limiti evidentemente che sono impliciti nella disciplina storica, però una rivelazione degli dei che è stata resa possibile proprio dall'utilizzo degli strumenti della critica filologica, della critica testuale, dell'analisi delle fonti. Quindi si tratta di una presentazione sistematica e critica delle caratteristiche che gli dei avevano per i romani. Potremmo dire che si tratta, in senso forse un pochino abusivo, però di un trattato di teologia romana, un po' ambiziosa come definizione, però in fondo si tratta di questo. Vorrei precisare che c'è un aspetto in particolare
che costituisce un elemento di una certa novità di questo saggio rispetto alla letteratura storico-religiosa sulla religione romana, per cui questa rivelazione degli dei romani che verte su aspetti anche piuttosto specifici, perché attraverso proprio l'uso del metodo storico-critico e l'esame delle fonti è stato possibile intravedere addirittura quello che forse poteva essere l'aspetto fisico che i romani prestavano alle loro divinità. Cioè esiste un vero e proprio fenotipo caratteristico degli dei romani, e questo è stato possibile inferirlo proprio dallo studio delle fonti, in particolare di quelle fonti che ci parlano dell'onomastica tradizionale romana. Infatti direi che questo aspetto del tuo studio è particolarmente interessante, particolarmente affascinante, per me lo è ovviamente in modo particolare. Tu hai condotto un'analisi molto precisa sull'onomastica familiare romana, in particolare quella delle famiglie patrizie, da cui, sia pure per via congetturale, è possibile ipotizzare un aspetto fisico che gli dei avevano in una religiosità che era però, parliamo di quella arcaica, prettamente aniconica. Quindi questo è l'aspetto che rende interessante l'insieme dei risultati che tu ricavi e presenti da questo studio della onomastica. Ma l'altro aspetto interessante, forse ancora più interessante, è che i romani presentavano o sembravano presentare i loro dei dal punto di vista fisico esattamente secondo quelle caratteristiche affini a quelle o uguali a quelle che altre civiltà attribuivano alle loro divinità. È così, è vero. Dici bene quando sottolinei che la concezione che l'arcaismo romano elaborò delle loro divinità è una concezione essenzialmente aniconica, cioè i romani non si sono fatti delle rappresentazioni iconografiche dei propri dei, almeno fino a quando il contatto con la cultura greca ha invece introdotto la pratica di rappresentare appunto le divinità con delle immagini di carattere antropomorfo, perché diciamo pure che delle rappresentazioni, se vogliamo proprio essere precisi, delle loro divinità, i romani nell'epoca arcaica se le erano fatte, ma erano delle rappresentazioni aniconiche. Per esempio, è noto che Marte era rappresentato in qualche modo con la sua lancia, la lancia di Marte che si trovava nella reggia e che era anche al centro di una serie di azioni puntuali, così come per esempio il simbolo di un'altra divinità che è Vesta era il fuoco, la rappresentazione aniconica potremmo dire di Vesta era il fuoco, e la rappresentazione Direi per eccellenza. per eccellenza, tant'è che Vesta non Iconica. ebbe mai una rappresentazione iconografica, neanche negli ultimi secoli della storia di Roma. Vesta è sempre stata identificata con il suo fuoco, e persino Giove inizialmente era rappresentato con una pietra, celebre Jupiter Lapis. Ora, su questo noi potremmo discutere perché in realtà ci rendiamo conto che non è una caratteristica distintiva della sensibilità romana in riferimento alla percezione del divino. È una caratteristica che Roma, lo sappiamo bene, condivide con il culto di Israele arcaico e anche con il culto vedico arcaico, perché è noto che fino al secondo secolo a.C. neanche gli indiani vedici si fecero mai delle rappresentazioni iconografiche delle proprie divinità. Ecco, però, nonostante questo, lo studio dell'onomastica delle famiglie, soprattutto patrizie, che erano le famiglie che avevano a Roma i trianomina, no? I tre nomi, il cosiddetto nomen, agnomen e cognomen. Ecco, lo studio dell'onomastica ci consente di intravedere qualcosa oltre questo muro che sembra di per sé impenetrabile di aniconismo. Diciamo che l'intuizione mi è venuta dalla lettura di un passo di uno degli autori della storia augusta, Elio Sparziano, che analizza il cognomen, uno dei più celebri cognomina romani, quello di Cesar, e ne dà tre interpretazioni.
una diversa dall'altra, ma tutte e tre molto molto interessanti. Ecco, la prima che Sparziano offre, del cognome Cesar, collega questo nome, che noi potremmo dire si tratta, ecco, di una sorta di soprannome in qualche modo. Perché? Perché Quintiliano ci spiega, il retore Quintiliano, ci spiega che questo che i romani chiamavano cognomen era attribuito sulla base delle caratteristiche fisiche del bambino, ex habitu corporis, dice lui, oppure dalle circostanze della nascita, ex casu nascentium. Evidentemente perché le caratteristiche del corpo o gli eventi legati al momento della nascita fossero in grado di determinare il cognomen, quindi questa sorta di soprannome che veniva apposto oltre al nome e all'agnomen, dovevano essere delle circostanze o delle caratteristiche fisiche particolari, diverse dal solito. A proposito, appunto, come dicevo, del cognomen Cesar, Elio Sparziano nota che Cesar deriverebbe, secondo lui, dal colore degli occhi che in latino si definisce cesius. Il colore cesius è un colore celeste molto chiaro, è il colore del cielo nelle ore di massima irradiazione luminosa. E lo stesso Sparziano dice che questo colore è il segnale di una forza sovrumana nell'individuo che ha gli occhi di questo colore. Ci sono fonti che confermano questa lettura, per esempio Catullo o Plinio il Vecchio ci dicono che la forza del leone, ad esempio, consiste tutta nel fatto che abbia gli occhi di questo colore particolare. Ora, se noi ampliamo un pochino lo sguardo, come dire, in senso comparatistico, possiamo osservare che occhi cesi erano, ad esempio, gli occhi di alcune divinità greche. Per esempio, noi sappiamo che Atena era la Glaucopide, aveva gli occhi appunto cesi, gli occhi celesti, e siamo sicuri che avesse gli occhi celesti o di questo colore particolare almeno un'altra divinità del Pantheon greco, che era appunto Poseidone. Di Afrodite si dice, Omero dice che aveva gli occhi brillanti. Ecco, brillante non è Cesius, però ecco, comunque si tratta di una delle caratteristiche di questo colore. Ecco, già quindi riflettendo su questo particolare colore degli occhi, che nella sensibilità romana era associato appunto a una forza e una qualità sovrumana, veniamo indirizzati in una certa lettura, però certamente ancora si tratta solo di una particolare coincidenza. Lo stesso Quintiliano, però, tra gli esempi che offre di cognomina dati ex habitu corporis o ex casu nascentium, ne offre anche altri che sono molto interessanti. Uno di questi è Rufus. Rufus allude al colore dei capelli cosiddetto fulvo, cioè un rosso biondo. E anche in questo caso noi possiamo osservare che molti eroi greci avevano questo particolare colore dei capelli. Achille, lo stesso Menelao, Ulisse aveva i capelli di questo colore. Non solo, Quintiliano aggiunge che un altro di questi cognomina era Albinus. Albinus fa riferimento invece al colore chiaro, chiarissimo della pelle. E allora ci viene in mente che Era, la divinità greca era leucolenos, cioè dalla pelle, dalle braccia bianche, dalle bianche braccia. E insomma, già stiamo mettendo insieme un bel po' di tasselli coerenti con la definizione di un certo fenotipo particolare. Non basta però, perché Elio Sparziano interpreta il cognome Cesar in un altro modo, un secondo modo. Ci dice cioè che Cesar avrebbe a che fare con la cesaries, che in latino è la chioma, i capelli. Ci sono bambini che effettivamente nascono con i capelli già molto lunghi. Ebbene, questa abbondanza di peluria del corpo era anche nella sensibilità di altre culture arcaiche interpretata proprio come indice di una condizione sovrumana. Ad esempio, a me qui viene in mente Esaù, di cui si dice che al momento della nascita era piuttosto peloso. E guarda caso, lo stesso Esaù aveva anche lui i capelli fulvi. Oltre a questo,
C'è un altro cognomen che, visto che stiamo parlando di Esaù, c'è un altro cognomen romano di cui Quintiliano dice che apparteneva a questa categoria di cognomi, no? Particolari, attribuiti sulla base dell'eccezionalità della situazione legata alla nascita. Questo cognomen era Geminus, o una sua variante Gemellus. Geminus, gemellus vuol dire appunto gemello. Ora noi sappiamo che i parti gemellari, nella sensibilità di molte culture arcaiche, erano dei parti straordinari, non solo perché non è frequentissimo che i parti siano gemellari, ma perché in genere li si attribuiva all'intervento diretto di una divinità. Non stiamo a ricordare Romolo e Remo a Roma, che secondo la leggenda delle origini sarebbero nati da Rea Silvia, che sarebbe stata fecondata da Marte. Giove era padre di una schiera di gemelli, lo stesso Poseidone da diverse donne ha avuto dei figli che erano gemelli, e abbiamo ricordato in un'altra nostra conversazione il mito dei Tespiadi, che erano figli di Ercole e delle figlie appunto di Tespio, che erano appunto gemelli. Perché Esaù mi ha richiamato appunto questa associazione con Geminus e Gemellus, perché anche Esaù era il gemello di Giacobbe, appunto. Nato a seguito di un intervento di Yahweh. Esattamente. Definiamolo intervento, non andiamo oltre, ma comunque è innegabile che la Bibbia parla di un intervento di Yahweh, insomma intervento di queste cosiddette divinità, quindi anche qui i due fatti sono legati, insomma. Precisamente, precisamente. Elio Sparziano poi interpreta Cesare in un terzo modo, anche questo interessantissimo, perché farebbe riferimento alla nascita dal fianco, cioè alla nascita, come dicevano i romani, enecta parente, cioè dalla madre morta, cioè la nascita per taglio cesareo. Oggi la madre sopravvive a un intervento di questo tipo, un intervento chirurgico di questo tipo, ma si può capire che nel mondo antico il taglio cesareo era letale per la madre. Allora abbiamo ragione di credere che il taglio cesareo venisse praticato per favorire, per permettere il parto in occasioni molto particolari, soprattutto quando le dimensioni del feto erano particolarmente grandi e rendevano difficoltoso il transito del neonato appunto attraverso il canale vaginale. Che il feto fosse di dimensioni superiori alla norma, diciamo così, in riferimento anche a concepimenti di natura divina, lo troviamo in tante altre culture arcaiche. Per esempio, mi viene in mente, lo cito anche nel mio studio, lo Shahnameh, che è un testo dell'epica persiana arcaica, in cui appunto un personaggio nasce in questo modo proprio perché era di dimensioni spropositate rispetto al canale vaginale, appunto, attraverso il quale avrebbe dovuto transitare. Per chiudere questa rapidissima disamina, che serve soltanto a gettare uno sguardo sul lavoro che io ho fatto e che presento in modo molto più dettagliato, ecco, Quintiliano riferisce di un ultimo cognome molto interessante che è Longus. Ecco, Longus fa riferimento proprio alla taglia del neonato, lungo letteralmente, no? Più lungo del normale. Allora, per sintetizzare, lo studio dei cognomina, che vorrei ribadirlo, erano attribuiti soltanto nel contesto delle famiglie patrizie, almeno inizialmente, cioè di quelle famiglie che si richiamavano, almeno in origine, a dei patres, a degli antenati nobili, molto spesso addirittura degli antenati divini. Sappiamo per esempio che questo avvenne nel caso proprio di Cesare, nel caso di Augusto. Ebbene, l'osservazione dei cognomina che venivano attribuiti appunto ai neonati nel contesto delle famiglie patrizie risulta coerente con la definizione di un fenotipo particolare, che è il fenotipo che potremmo definire nordico, no? E che abbiamo visto, come osservavi giustamente tu, anche in altre culture caratterizza questi esseri sovrumani che sono le divinità. Ecco, forse allora siamo riusciti, attraverso lo strumento dell'analisi critica, dell'analisi filologica,
a gettare uno sguardo proprio all'interno di una dimensione che di per sé sembrava inaccessibile attraverso una analisi storica, o meglio, attraverso l'analisi storica tradizionale. Certo, adesso non voglio aggiungere nulla che poi i lettori troveranno nel tuo libro, ma tu parli anche delle divinità greche femminili, nominandole in particolare quelle che erano particolarmente alte, e quindi anche questo è un aspetto ovviamente che rientra all'interno di questa disamina che tu hai fatto e che è decisamente interessante. Hai già nominato Esaù, mi viene in mente ovviamente Noè, direi il cui aspetto fenotipico è talmente palese, talmente evidente, nel senso che per esempio nel libro etiopico di Enoch si dice che quando il padre lo vede ne nota immediatamente alcune caratteristiche che tra l'altro sono quelle che hai enumerato tu, cioè la pelle molto chiara, la peluria molto chiara e anche gli occhi talmente chiari da apparire splendenti, e non a caso dice: ma questo non è figlio mio, è figlio degli angeli, cioè figlio di quelli là. E quindi anche qui saremmo di fronte ad una nascita dalle caratteristiche particolari che viene riconosciuta come attribuibile in quanto a paternità appunto a uno di quelli là, cioè a una delle cosiddette divinità. Quindi questo parallelismo tra il culto arcaico, la Bibbia e altre forme di pensiero religioso è una degli elementi che rendono particolarmente interessante il tuo libro, anche perché tu questo parallelismo lo conduci tra i culti romani, quello israelitico di cui abbiamo fatto un brevissimo cenno, ma anche ad esempio con il culto vedico, e questa è una cosa che, come dire, stupisce, perché noi siamo abituati a vedere l'Oriente in un certo modo. Da questo tuo lavoro vengono fuori tutta una serie di elementi che ci costringono piacevolmente a rivedere tutta una serie di idee che abbiamo anche sui culti orientali. Vuoi dirci qualcosa a questo Sì, proposito? certo, in realtà un intero capitolo è dedicato a un'analisi sistematica di una serie di, diciamo così, elementi che possono essere analizzati in una sorta di sinossi, no? Tra i tre domini cultuali a cui tu stesso ti riferivi. In realtà che ci siano degli elementi di sovrapponibilità che rendono quindi possibile la comparazione tra i tre culti romano, israelitico e vedico, in realtà discende dal fatto, anzitutto, dal fatto che queste tre religioni sono tre religioni antiche, preassiali, quindi condividono un sostrato che è un sostrato antropologico comune. Però non si tratta solo di questo, si tratta di una serie di coincidenze particolarmente stringenti e che ci fanno piuttosto pensare, voglio dirlo in maniera esplicita, al fatto che fosse nella natura del rapporto tra gli uomini e le loro divinità implicito il bisogno di andare in una certa direzione. Ad esempio, una delle caratteristiche condivisa da questi tre sistemi cultuali è la fondamentale assenza di preoccupazioni di tipo morale. No? Potremmo parlare di un vero e proprio amoralismo, no? Nel momento in cui si osserva la struttura, la natura di questi tre culti. Roma aveva il suo sistema morale tradizionale, il cosiddetto mos maiorum, però il mos maiorum è un sistema etico che discende dalla natura civica della, come dire, della cultura romana. Non ha a che fare con un fondamento di carattere religioso. La religione a Roma, l'ho detto in tante occasioni, lo voglio ribadire qui, è qualcosa che riguarda non tanto la dimensione etica, quanto piuttosto la regolazione dei rapporti tra gli uomini e gli dei, al fine di custodire la pax deorum, cioè bisogna fare delle cose ed evitare altre cose
per custodire un buon rapporto con le divinità, buon rapporto da cui dipende la prosperità e la stessa sopravvivenza della civitas. Quindi, ecco, questo carattere amorale ci stupisce, perché noi siamo abituati invece a un sistema in cui il sistema di valori discende direttamente da un fondamento che è un fondamento di carattere religioso. Beh, lo stesso però vale anche per Israele. Fare il bene agli occhi di Yahweh non significava agire secondo una intenzione buona, tant'è che noi possiamo osservare che Yahweh ignora completamente le intenzioni del suo popolo. Se l'azione, soprattutto l'azione cultuale, non è conforme alle richieste di Yahweh, Yahweh punisce. E noi abbiamo richiamato tante volte, ad esempio, forse l'episodio più celebre a questo proposito, l'episodio di Saul, che nel momento in cui si muove contro gli Amalechiti, obbedendo al comando di Yahweh, e salva però gli animali più belli, laddove invece Yahweh aveva dato mandato di distruggere, di uccidere tutti quanti anche gli animali, nonostante la bontà delle intenzioni di Saul, nonostante la nobiltà anche in un certo senso delle intenzioni di Saul, Yahweh lo destituisce. E così per quel povero disgraziato, mi verrebbe da dire, di cui si racconta nel libro di Numeri, che un giorno di sabato stava lì a raccogliere la legna per scaldarsi un po', ma Yahweh si muove davvero senza considerazione alcuna delle intenzioni. Non parliamo dei due figli di Aronne che offrono un sacrificio non richiesto e quindi irregolare e che ugualmente vengono puniti. Cioè neppure lo zelo, il buon zelo di chi vuole fare qualcosa di più, magari, no? per la propria divinità, ecco, è tenuto in considerazione da parte di Yahweh. Ecco, quindi ci troviamo anche nel caso dell'Israele antico in una dimensione caratterizzata da una sostanziale amoralità. Ma la stessa cosa valeva anche per l'India vedica. E vorrei citare a questo proposito quello che scrive in maniera molto chiara uno studioso dei Brahmana, che è Sylvain Lévy, il quale scrive senza mezzi termini che la morale non ha trovato posto in questo sistema, il sistema del culto vedico. Il sacrificio che regola i rapporti fra l'uomo e le divinità è un'operazione meccanica che agisce in virtù della sua intima energia. In realtà è difficile concepire alcunché di più brutale della teologia dei Brahmana. Sono parole tanto esplicite da consentirci di escludere nella maniera più radicale che il culto vedico, così come quello romano e quello israelitico, si muovessero a partire da considerazioni di carattere morale. Ma potremmo ancora richiamare l'aniconismo, è un carattere che questi tre domini cultuali condividono nella maniera più chiara possibile, oppure potremmo soffermarci ad analizzare quello che già prima definivo il fulcro dell'azione cultuale, cioè il sacrificio. Il sacrificio è sempre esattamente la stessa cosa. In questi tre domini potremmo estendere in questo caso l'osservazione anche ad altre religioni antiche, però ecco, il sacrificio sembra assolvere alla stessa necessità degli dei, sembra produrre negli dei gli stessi effetti, oltretutto le divinità romane, le divinità vediche e il Dio di Israele richiedono esattamente le stesse parti della vittima. Queste sono coincidenze che non possono lasciarci indifferenti. Ovviamente estendo lo sguardo in maniera molto più ampia nello studio, però ecco, in questo contesto di presentazione del mio lavoro, quello che importa sottolineare è proprio la possibilità di una analisi di carattere sinottico, diciamo così, di carattere comparatistico, di questi tre domini, che sembrano discendere, come suggerivo prima, dal fatto che il rapporto tra uomini e dei in questi tre domini è simile perché è simile la natura delle divinità verso le quali il culto era indirizzato, alle quali il culto era tributato. È simile nelle origini, cioè è questo che ci fa pensare, cioè nel senso che ci fa riflettere sul fatto che potenzialmente alle origini del tutto ci fosse un sistema uniforme, direi o uniformemente distribuito
sull'orbe terracque. E in effetti, leggendo il tuo libro, che ovviamente mi sono divorato immediatamente, mi sono venute in mente tutta una serie ovviamente di considerazioni, ma vorrei leggere un paio di cose che tu scrivi. Dice: l'approfondimento della ricerca ci ha consentito di definire i caratteri specifici in maniera più perspicua e di mettere in luce alcuni interessanti aspetti che sembrerebbero legittimare l'esplorazione di ipotesi affascinanti quanto potenzialmente disorientanti. E io trovo questo particolarmente e profondamente vero. Cioè, se metto questo tuo lavoro a fianco dei tradizionali sistemi attraverso i quali ci viene raccontata nella fattispecie la religiosità romana, questo tuo libro è piacevolmente disorientante, in quanto è piacevolmente affascinante, perché ci rappresenta una religiosità molto più concreta, direi molto più comprensibile, cioè è un qualcosa che dà senso, invece ha degli aspetti che letti nel modo tradizionale invece perde senso, perché si perde in una sorta di astrazione dentro la quale ci può stare tutto e il contrario di tutto. Ma il disorientamento, ad esempio, io l'ho trovato, mi sono ricordato di un libro di un pensatore francese, Pascal Bruckner, che ho letto parecchi anni fa, dove parlava di una sorta di malattia, quasi di patologia del pensiero europeo, che per alcuni decenni si era fatto infatuare da una visione del pensiero, diciamo, indiano, orientale in generale, ma indiano in particolare, del pensiero vedico, attribuendogli una serie di caratteristiche, ma attribuendo e ingigantendo tutta una serie di caratteristiche che in realtà quel pensiero pare non avere. E qui tu ci parli, non voglio spoilerare nulla, ma qui tu ci parli anche dei sacrifici umani e ci parli di certi aspetti particolarmente crudi dei sacrifici umani in Oriente. Ne abbiamo parlato per quanto riguarda la Bibbia, se ne parla per i Romani, se ne parla per i Celti e così via. Qui ci dici una cosa ad un certo punto, parlando di Roma, anche Quirino, il dio della collettività umana strutturata, assieme agli altri dei che si occupavano da vicino degli uomini, di fatto ci ricorda il gruppo di divinità che in India presiedevano la vita rurale, i Nasatya Ashvin, che erano talmente vicini agli uomini e si curavano a tal punto delle loro esigenze quotidiane da vivere addirittura mescolati con gli uomini. Questo ovviamente lo metto in parallelo con quando ci parli dei Lari, addirittura di come erano vestiti, con la tunica e la cintura, incintus e subcintus. Mi fa venire in mente Yahweh che camminava in mezzo all'accampamento degli israeliti, stando attento a non calpestare i loro escrementi, cioè un qualcosa di una materialità che è sconcertante, che è disorientante, come dici tu, mentre è normale trovarli nella Bibbia, non ci aspetteremmo di trovare nella tradizione indiana, ripeto, non li anticipo, il lettore li troverà qui, ma che rende tutto molto più concreto e che dà al tutto una omogeneità che ci fa pensare appunto ad una origine comune, cioè ad un qualcosa che è nato da un sistema evidentemente preesistente e che in un qualche modo, non stiamo a dire come, non stiamo a dire da dove si origina, ma in un qualche modo si è distribuito sul pianeta Terra. Ed è per questo che io
invito i nostri amici a non perdere questo libro proprio perché è disorientante, ma disorientante in modo positivo, perché ci fa vedere la storia delle antiche religioni, cioè quelle preassiali, come le abbiamo più volte definite, in una luce totalmente diversa, molto più concreta, molto più affascinante, ma a mio avviso molto più credibile. È così, è così. In effetti, una volta che si supera quel limite che io stesso ho avuto questa esperienza, no? Quel limite che è dettato dall'abitudine indotta, no? Dello studio. È una volta in cui lo sguardo si sente finalmente libero di spaziare anche in direzioni che, appunto, abbiamo usato l'aggettivo disorientanti, no? In direzioni che ci disorientano. Allora succede per una sorta di paradosso, ma poi neanche tanto, che le cose iniziano a occupare il loro posto in qualche modo, no? Tutto Sì. diventa più coerente e allora c'è poco da fare, ecco, godiamoci il disorientamento. In effetti, appunto, non si arriva a dire ma questi erano speciali, questi erano particolari, questi avevano una mentalità distorta. No, era un qualcosa di assolutamente diffuso Sì, e quindi un qualcosa di più credibile. è così. Allora io ti ringrazio. Ricordo ai nostri amici di non perdere questo volume perché è prezioso, non soltanto per gli studenti di storia che vogliono approfondire, per tutti coloro che vogliono saperne di più sulla storia dell'umanità, sulla storia delle religioni, proprio per il fascino che c'è in questa distinzione, in questo limite tra le religioni preassiali e il sistema di pensiero che si è instaurato dopo, anche poi grazie, ma come spieghi tu, al sistema, all'introduzione del sistema della scrittura che ha portato a una vera e propria rivoluzione anche all'interno delle strutture logico-mentali e che quindi tutto questo aiuta a capire noi stessi e la nostra evoluzione. Ti ringrazio per quanto ci regali ancora una volta, ringrazio quelli che ovviamente ci hanno ascoltato e ricordo un qualcosa che è importante. Il professor Corrias il 2 dicembre sarà a Torino. Dopo aver avuto grande successo nelle conferenze che ha fatto precedentemente, lo aspettiamo a Torino nell'oratorio della chiesa di San Filippo Neri in via Maria Vittoria in pieno centro, una location stupenda dove potrete incontrarlo, dove potrete trovare il suo libro, dove potrete avere ovviamente la firma del suo libro e dove potrete ascoltarlo di persona, che è un piacere, lo sapete, e fargli anche le domande che vi verranno in mente. Per questa manifestazione nella quale ci incontreremo, vedete qui la locandina con tutti i dettagli necessari per partecipare. Vi anticipo che l'ingresso è libero, cosa non da poco. Dunque ci vediamo presto e vi aspetto in tanti perché faremo questo incontro tutti assieme. Grazie Mauro, anch'io saluto tutti, vi aspetto appunto il 2 dicembre e a presto.